Una sera John si trascinò su per le scale per andare a dormire. Mentre si metteva il pigiama, rimuginava ancora sulla giornata di lavoro. I suoi pensieri saltavano da una cosa all'altra. La frase detta da un collega, un lavoro che avrebbe fatto il giorno seguente, il matrimonio del cugino. Quando si mise sotto le coperte, la sua mente non accennava a calmarsi. Più si sforzava di non pensare e più i pensieri aumentavano. La notte sembrava non passare mai e John si sentiva stanco morto. Il mattino dopo era uno straccio, esausto e di cattivo umore. Quello che capita a John accade a tantissime persone ogni sera e anche durante la giornata. Tendiamo a vivere la vita col pilota automatico. Il corpo fa delle azioni, come fare la spesa, cenare con la propria famiglia e mettersi a letto. La mente intanto vaga nel passato e nel futuro. Questo fenomeno è chiamato mind wandering e le ricerche mostrano che è legato all'infelicità. Ti è mai capitato di uscire per andare da un amico per poi ritrovarti invece sulla strada che fai per andare al lavoro? Ecco, in quel caso è inserito il pilota automatico, che non richiede consapevolezza e attenzione su ciò che stai facendo, col risultato che dirigi tutta la tua attenzione sui pensieri. Da un lato è utilissimo perché ti permette di compiere azioni complesse, come guidare, senza dover prestare attenzione a ogni singolo movimento. Dall'altro il rischio è di cedere troppo controllo sulla propria vita al pilota automatico. Le abitudini, inoltre, non riguardano solo le azioni, ma anche i pensieri. I pensieri negativi chiamano altri pensieri negativi e potremmo facilmente trovarci in una spirale da cui poi uscire diventa complicato. Ben presto, come un computer con troppe finestre aperte, il pilota automatico potrebbe farci sovraccaricare di troppe preoccupazioni, ricordi, ansie e cose da fare. A questo punto occorre trovare il modo per fermarsi e tirarsi fuori da questo circolo vizioso. Ma come fare? Non si può impedire che si inneschino ricordi infelici o discorsi negativi con se stessi. Ciò che si può fermare, però, è ciò che accade dopo. Si può fermare il circolo vizioso, impedendogli di autoalimentarsi e di innescare un'altra spirale di pensieri negativi. Come? Un modo è praticare la meditazione di consapevolezza, anche detta mindfulness. Secondo Jon Kabat-Zinn, praticare la mindfulness significa portare attenzione al momento presente, intenzionalmente e senza giudicare. Questa tecnica ti permette di tornare a vivere il momento presente e aiuta a capire che pensieri, sensazioni ed emozioni sono continuamente in movimento e transitori. La nostra mente è come un cielo e i nostri pensieri come le nuvole. A volte sono scure e tempestose, a volte soffici e leggere, ma per loro natura scorrono. Siamo noi che appena ne individuiamo uno negativo, allora cominciamo a ricamarci sopra, quando in realtà potremmo lasciarlo andare come lasciamo andare gli altri. Ciò che ci dà la mindfulness è la capacità di cambiare marcia quando ne abbiamo bisogno, invece di restare bloccati in quella in cui siamo abituati. Alcune delle pratiche sono la meditazione del respiro e il body scan. Nella meditazione del respiro dobbiamo prestare attenzione al nostro respiro e ogni volta che compare un pensiero lo osserveremo senza giudicarlo per poi lasciarlo andare e riportare la nostra attenzione al respiro. Questo toglierà gradualmente potere al pensiero negativo. Il body scan invece consiste in una lenta e precisa attenzione a ogni parte del corpo, partendo dai piedi fino alla testa. Questo ci permette di tornare a essere in connessione col nostro corpo, spesso percepito distante a causa dell'utilizzo del pilota automatico. Una delle caratteristiche più stupefacenti della mindfulness è che è possibile vederne gli effetti nel cervello dopo sole 8 settimane. Per molti anni si è dato per scontato che ognuno di noi avesse una sorta di livello medio di felicità nella vita. Alcune persone avevano un livello più alto e altre più basso e tendevano a tornare sempre a quello, come se dipendesse esclusivamente dai propri geni. Davidson ha dimostrato che la mindfulness aumenta il livello medio di felicità. Dopo 8 settimane di mindfulness si osserva un'attivazione maggiore del sistema di avvicinamento,
associato alle emozioni positive, rispetto al sistema di evitamento, associato invece alle emozioni negative. Un altro beneficio inatteso è un potenziamento del sistema immunitario. I ricercatori hanno somministrato un vaccino antinfluenzale e si è osservata una maggiore concentrazione di anticorpi in coloro che avevano il sistema di avvicinamento più attivo. Un altro effetto incredibile è l'aumento dell'attivazione dell'insula. L'insula è essenziale nel nostro senso di connessione umana, nell'empatia, nella gentilezza e nella compassione. La meditazione rafforza quest'area e le permette di crescere ed espandersi. Più a lungo la persona ha meditato e più l'insula è sviluppata. Quindi, abbiamo capito che la mindfulness fa bene, ma come cominciare a praticarla? È possibile partecipare a percorsi di mindfulness guidati da psicologi, sia online che di persona. In alternativa ci sono libri che ti accompagnano nel percorso di 8 settimane, come per esempio Metodo Mindfulness. Non è facile trovare pace in un mondo frenetico. Per quanto sembri incredibile, però, azioni piccolissime possono modificare radicalmente la tua relazione con il mondo. La mindfulness, praticata anche solo 5 minuti al giorno, è senz'altro una di queste. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete provato la mindfulness, vi invito a raccontare qui sotto la vostra esperienza, così ne parliamo tutti assieme. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!